Preparatevi per accompagnarmi nel mio nuovo viaggio, ce ne andiamo in Argentina. Vi porterò a cambiare soldi in posti un po' loschi, ad una manifestazione con 1,5 milioni di persone e a mangiare una tortiglia che non è proprio buonissima. Amiche e amici della GAPS, buongiorno o buonasera. Questo è un nuovo progetto, questo è il vlog del mio nuovo viaggio in Sud America. Piccola premessa, è fatto un po' male, però adoro raccontare storie e vorrei portarvi ancora di più in viaggio con me. Quindi mi sono detto, Ale, anziché non farlo, fallo un po' male. Mi perdonerete perché è fatto con tantissimo cuore ed è fatto per raccontarvi quello che faccio, come porto la mia musica in giro per il mondo. Quindi, senza troppi indugi, amiche e amici, sono appena atterrato a Buenos Aires ieri notte. Ho dormito dopo 13 ore di volo estenuante e adesso è tempo di iniziare a scoprire questa città. Il viaggio sarà abbastanza lungo e voglio raccontarvelo, quindi se secondo voi questo vlog è fatto troppo male, beh, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se vi piace ovviamente lasciate un altro commento e grazie mille a tutti. Adesso andiamo a scoprire insieme la città di Buenos Aires. Vamos! Primissimo giro in città, sono andato a fare colazione in un posto che mi ha consigliato il gestore della casa dove vivo e ho chiesto se funzionava la carta, mi ha detto di sì, allora ho pagato con la carta, non ha funzionato, ho provato 3 volte, non ha funzionato, ho detto guarda dei dollari, ti lascio 5 dollari poi torno, ho detto vai tranquillo torna, quindi bello, torno ovviamente, adesso vado a cambiare dei soldi da dollari che è più facile a pesos argentini e poi tanto volevo già tornare lì a pranzare, quindi si fa. Questi mi stanno facendo cagare sotto, Cioè, sono in altissimo, una cosa pericolosissima. Ok, sono riuscito a cambiare i soldi, vedete? Questa signora qui dietro di me, bene, se sentite, tutta la gente che sta intorno a me dice cambio, cosa fai? Perché questa è una strada molto turistica e ti portano in dei bugigattoli dove sono appena stato a cambiare i soldi in maniera così, losca forse, però ho cambiato. Ho cambiato 200 dollari americani e il corrispettivo in pesos argentini è questa bella mazzetta. Il primo musicista di strada che incontro. Quello è un bandoneon, una tipica fisarmonica argentina. Spero di incontrarne tante durante questo viaggio. Continuiamo a fare un giretto per questa bella città. Allora, come promesso questo è un vlog fatto male, quindi vi porto a fare malissimo un giro nel mercato de San Telmo, un must per chi viene qui a Buenos Aires. Sembra raga, perché in realtà non so nulla, ho deciso di fare questo viaggio un po' come ho sempre fatto nella mia vita, senza sapere un cazzo di quello che c'è in questa città, in questo paese, ma esplorando in maniera assolutamente spontanea, quindi a seconda di chi incontrerò e di cosa incontrerò sulla mia via scoprirò delle cose o delle altre di questo paese. E devo dire che tutto questo barrio è molto figo, tutto molto figo, guardate le costruzioni, le facciate di questi edifici. Mi era stato descritto come un cosiddetto barrio boemio, un quartiere, come cazzo traduco boemio? Non lo so, figo, un po' fricchettone, un po' hippie, effettivamente pazzesco. Sì. Ovviamente mi serviva una SIM, sono appena uscito da qui, da questo piccolo tabaccheria e ho conosciuto Bruno Bianchi, come ha detto lui, ovvero Bruno Bianchi, che ovviamente è di discendenza italiana, ma non dall'Argentina, ma dall'Uruguay, dove sua nonna si è trasferita quando aveva 4 anni, scappando dalla seconda guerra mondiale. E niente, la gente è parecchio amabile qua. Come promesso sono ritornato a pranzo dopo che avevo fatto colazione, ho pagato anche la colazione e cibo buonissimo. Niente, lui sta girando raccogliendo quello che può dall'immondizia, che è una pratica che ho visto fare a molti, con questa cassa gigante.
Chiudo la prima giornata con un paio di birrette in questo bel bar, sempre nel quartiere di Sant'Elmo, e poi meritato riposo. Secondo giorno in giro per Buenos Aires. Allora ieri ho preso un autobus, sono salito, ho detto un biglietto, mi fa no, niente, non vendono i biglietti, hai bisogno di questa, sube, e quindi ovviamente il conducente è stato molto carino, mi ha fatto salire senza biglietto di base, e oggi però sono tornato dal mio amico Bruno, il ragazzo della tabaccheria. Ho comprato una mia tesserina, quindi di base salgo, dico all'autista dove vado, passo la tesserina, pagato, poco, tipo questa costa 2,5 euro, e poi la corsa a seconda di dove vai, diciamo che con 2 euro circa fai attorno alle 3 corse, quindi ci sta. A volte nei miei viaggi sono un po' abitudinario, quindi sono tornato allo stesso ristorante di ieri, perché l'ambiente è molto figo, mi trattano bene, mi hanno fatto andare via senza pagare la prima volta che sono venuto qui, quindi è abbastanza vicino all'hotel, e quindi fame. Una tortiglia di patate e cipolla. Intanto è gigante, è un sapore strano, non lo so se mi piace. Oggi sono venuto alla manifestazione contro Milei, che ha tenuto un discorso in Svizzera contro la diversità in generale, contro l'inclusione, e i movimenti di sinistra, i movimenti LGBTQ hanno organizzato una grandissima manifestazione. Raga, come vedete c'è un sacco di gente, tantissima gente, forse non ero mai stato ad una manifestazione con così tanta gente nella mia vita. Prima ero proprio nel mezzo della via principale dove c'è la manifestazione, era tosto, perché erano tanta gente, poi vedete c'è gente che vende anche cibo. Sono venuto qui che è un pochino più rilassato, comunque tantissima gente, di base è una marcia profondamente antifascista, quindi bello essere qui. Manifestazione è finita, attorno a me è tutto rimasto praticamente pulito. Qualche cartaccia in giro, però ci sono state migliaia di persone. Sono abbastanza stupito intanto dalla mole di persone che non sono abituato a vedere ad una manifestazione, e anche come hanno appunto lasciato la città in maniera perfetta. Ho lasciato la manifestazione, sono in questa via che è praticamente tipo la Broadway di Buenos Aires, ci sono tutti i teatri, pazzesco, sembra un po' di stare a New York. Concluderei questo primo video con un piccolo tour della mia stanza e della casa in cui vivo, quindi da qui poi appunto c'è questo specie di balcone esterno, salendo le scale invece questo bel terrazzo grande dove ho passato la prima sera, dove ho conosciuto un paio di altri avventori di questa casa. E dal caldo pomeriggio dell'estate di Buenos Aires concludo questo primo video. Spero che non sia stato fatto troppo male. Ho cercato di metterci tutta la spontaneità che potevo insieme a un minimo di tecnica di montaggio, ma come ho detto quello che mi importa è raccontarvi questo viaggio così come lo sto vivendo, quindi ho già delle cose pazzesche da farvi vedere nel prossimo video, quindi se volete sapere come va a finire il mio primo giorno suonando per l'estate di Buenos Aires e come sono finito dentro la curva del Boca Juniors a una partita del campionato argentino, seguitemi sul prossimo video che arriverà presto, o forse è già arrivato e lo trovate qui. Ci vediamo presto, viva la Gaps!